Buongiorno a tutti ragazzi, io sono Riccardo, bentornati nel mio laboratorio. Quanti di voi hanno comprato l'avvolgitubo della Parkside e vorrebbero sostituire il tubo al suo interno? Io l'ho fatto, nel mio ho sostituito il tubo, ho messo il tubo blu, praticamente quello che vendono alla Lidl, sempre della Parkside, e ho tolto quello rosso e ho inserito questo. Se anche voi volete sostituirlo, siccome io l'ho già fatto, vi faccio vedere come si fa. Nel mio caso però io ne ho messo troppo, o comunque il tubo non è adatto, quindi rimane svolto, non si riavvolge come dovrebbe. Quando smette di fare click rimane fuori, non si avvolge. Quindi dovete fare attenzione e valutare anche voi nel vostro caso, se farete questo tipo di intervento, che tipo di tubo mettere, perché altrimenti vi rimane svolto, dovete riavvolgerlo inserendolo voi, o perché è troppo rigido o perché è troppo grosso, non lo so. Fatto sta che io oggi lo smonto e vediamo da cosa dipende, nel caso lo accorcio oppure reinserisco quello rosso che c'era prima. Vediamo come si smonta e come si sostituisce. Allora ragazzi, innanzitutto questo è il modello nuovo, è il modello PDST10A2, quello che avevo io dell'anno scorso è il PDST10A1. Questo è di un amico che me l'ha portato questa mattina per fare il confronto, l'aveva comprato, non l'ha installato, abbiamo approfittato per poter fare questo confronto. Questa è una superficie leggermente più lucida, questa invece è ruvida, è antiriflesso, è più bello da vedere, però colore, forma e dimensioni sono identici. Su questo modello nuovo hanno fatto le modifiche che io avevo portato nel mio, quindi qua ho messo il raccordo snodabile, questo l'ho già recensito, vi lascerò una scheda che apparirà qua sopra per vedere cosa sono questi raccordi. Comunque ve lo anticipo, sono dei raccordi snodabili che trovate alla Lidl sempre. Qua hanno fatto questo sistema, ci permette praticamente di poter mettere l'avvolgitubo raso quasi al muro senza avere la difficoltà che si aveva prima, perché su questo prima il tubo stava praticamente curvato così. Il tubo ovviamente che arrivava dal compressore, sto utilizzando questo per praticità, stava così, quindi c'era tutta questa distanza obbligatoria dal muro che lo teneva curvo o vi imponeva di posizionarlo distante. Io ho risolto così, loro hanno risolto facendo questa modifica. Entrambi però hanno questo tubo sottilissimo, è un tubo da 6 mm, praticamente è una sezione molto ridotta che riduce di tanto il flusso di aria. Io praticamente ho inserito il tubo blu al suo interno togliendo il tubo rosso. Questo era quello che c'era in dotazione, questo è quello che ho inserito io, solo che non ho fatto chissà quale miglioria, perché ho ridotto lo spazio a disposizione per avvolgere il tubo, ho inserito un tubo molto più rigido e questo purtroppo mi dà difficoltà nel riavvolgerlo automaticamente. Questo tubo ha i suoi contro perché si piega facilmente, si preme facilmente, però dovendo utilizzare questo avvolgitubo semplicemente per soffiare e poco altro, controllare la pressione degli pneumatici eccetera, non dovendolo utilizzare per fare dei lavori con utensili pneumatici che richiedono un flusso d'aria eccessivo, va benissimo anche con il suo tubo originale. Comunque eventualmente provo a ridurre quello che c'era perché mi dà questa difficoltà, non si avvolge, quindi non avvolgendosi automaticamente rimane così all'esterno e spingerlo ogni volta è fastidioso. Invece l'originale fa questo lavoro. Anzi, vi faccio vedere pure la differenza dei click tra quello di prima e quello di ora. Quello di ora fa dei toc, questo è il suono. Quello di prima invece sono dei veri e propri click. Va bene, queste sono le differenze, diciamo così, che hanno apportato. E dalla parte invece frontale sono praticamente identici. Il mio ovviamente è un pochettino più mal ridotto perché è già stato usato. Quello di Giovanni invece è nuovo. Giovanni, che saluto a proposito. Va bene, lo smonto, vi faccio vedere come si sostituisce il cavo. Quindi svitiamo le viti che ci sono sulla parte esterna. Dobbiamo togliere anche il raccordo in questo caso. Nel mio caso era il raccordo snodabile, ma anche quello che vi danno loro in dotazione va rimosso per poterlo smontare. Rimosse le viti, dobbiamo tenere il tubo fermo con la mano, aprirlo, aprire l'avvolgitubo e non lasciare assolutamente il tubo, altrimenti
si svolgerà rapidamente. Io faccio così, blocco l'avvolgitubo mettendo un po' di ferro filato, ma possiamo utilizzare anche del nastro, qualunque cosa ci permette di tenerlo fermo. Perfetto, in questo caso così l'ho bloccato, ho la possibilità di fare scorrere il tubo al suo interno e questo non mi si può svolgere ruotando liberamente. Quindi tolgo la pallina in gomma che ci permette l'arresto. Ok, dopodiché svito sia questa parte, che nel mio caso però purtroppo si è rotta quando ho messo il tubo che vedete attualmente. Allento la fascetta, questa è una fascetta a vite, perfetto. Dopodiché posso svolgere il tubo dal suo interno. Ok, ho tolto quindi tutto il tubo che era arrotolato, devo solamente staccarlo dall'innesto. Era molto duro, quindi ho dovuto fare un taglio praticamente per poterlo sganciare. È in plastica, quindi fate attenzione quando fate queste manovre perché rischiate di spezzare. Allora ragazzi, io ho provato a mettere il tubo accorciato, però continua a darmi quel problema, vuol dire che è il tubo che è troppo rigido, quindi sono costretto, mio malgrado, a mettere il tubo rosso che c'era prima. Allora, per inserire questo dobbiamo fare tutto il lavoro da capo. Si inizia ovviamente dalla parte centrale, dobbiamo far scorrere questa parte, inserire la fascetta, spingere il tubo fino in fondo. Per questo aiutiamoci con una pinza, delicatamente si fa scorrere verso il basso. Ok, dopodiché si stringe la fascetta. Allora, a questo punto già si posso inserire il tubo nell'avvolgitubo. Quindi una volta avvolto il tubo possiamo mettere la copertura. Quindi si fa il procedimento inverso. Ok ragazzi, finalmente ho rimontato il tubo flessibile originale. D'ora in poi lo terrò così perché comunque lo trovo più pratico, più bello da vedere. Come vedete è stato abbastanza semplice come sostituzione. Spero che questo video vi sia stato utile, è stato semplicemente una spiegazione di come ho fatto io, non è un tutorial, ma è un consiglio su questa realizzazione. Ci sono diversi gruppi in cui qualcuno si lamenta della sezione ridotta di questo tubo, quindi se si hanno tubi di qualità superiore e che consentono comunque una flessibilità tale da permettere anche il riavvolgimento automatico, perché nel mio caso, come vi ricordate all'inizio ho fatto vedere, non riusciva a riavvolgersi da solo, dovevo spingerlo io. Quindi in questo caso spero comunque di avervi aiutato nella soluzione. Vi ringrazio di aver visto questo video fino in fondo, vi do appuntamento alle prossime recensioni, vi invito a cliccare sul tastino per iscrivervi, poi sulla campanella per attivare le notifiche e ci vediamo per i prossimi video, recensioni, tutorial eccetera. Ciao da Riccardo e alla prossima! Perfetto, ha un semplicissimo raccordo, va a sostituire quello che ho realizzato io nel mio con questo collegamento snodabile per tenerlo verso il basso, così io ho la possibilità di far scendere il cavo e non mi sta spostato. Quindi qua hanno risolto, si sono resi conto della difficoltà che davano all'utente di poterla avvicinare al muro e hanno realizzato questo, molto economico, va bene, ci permette di utilizzarlo perfettamente.
può essere o fissato al muro oppure tenuto da questo moschettone, quindi appeso al soffitto. All'occorrenza si tira, si utilizza e si riavvolge.